Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. In questo video ho pensato di affrontare un tema di cronaca. È di questi giorni la notizia che un quadro appartenente a collezione privata di Van Gogh verrà messo all'asta e potrà essere visto per la prima volta dal pubblico. Verrà esposto prima ad Amsterdam, poi a Hong Kong e infine a Parigi, per poi appunto essere battuto all'asta il prossimo 25 marzo. Il dipinto appartiene al periodo parigino di Van Gogh, ci mostra la collina di Montmartre dove si trovavano i celebri mulini e il locale, il Moulin de la Galette. Nel video cercherò di mostrarvi non solo il dipinto che andrà all'asta, ma anche una serie di opere che Van Gogh realizzò tra il 1886 e il 1887, cioè il biennio parigino, e che ci mostrano proprio la collina di Montmartre con i mulini. La collina di Montmartre venne immortalata anche da altri pittori, ad esempio da Renoir, e vi metto in descrizione il link al video che ho dedicato proprio al dipinto Ballo al Moulin de la Galette. E ora vi auguro una buona visione del video. Credo sia importante all'inizio di questo video contestualizzare il periodo parigino di Van Gogh. L'olandese, uno dei più celebri ed amati artisti della storia, si è dedicato alla pittura solo per un decennio, dal 1881 circa fino al 1890, anno della sua morte. Un solo decennio nel corso del quale il suo stile ha avuto cambiamenti radicali. Il pittore giunge a Parigi a 33 anni, dopo un breve periodo trascorso ad Anversa, in Belgio, dove aveva seguito anche dei corsi di pittura ma con scarsi risultati, tanto da essere paragonato ad un aspirante artista di 12 anni. Nella capitale francese Van Gogh trascorre quasi 2 anni, tra l'86 e l'87, durante i quali consolida il rapporto con il fratello Theo, che a Montmartre gestiva una galleria d'arte. Qui vediamo il pittore in un autoritratto parigino del 1886. Il volto è tratteggiato con pennellate larghe e veloci, ma la tavolozza è ancora molto scura, elemento caratterizzante tutta la prima fase del pittore, fino all'arrivo a Parigi. Dominano i colori bruni, terrosi, cupi, quelli che universalmente sono conosciuti attraverso opere simbolo come I Mangiatori di patate del 1885, vera e propria summa dei primi anni di studio del pittore olandese. Il periodo parigino è estremamente intenso e fertile sul piano artistico. La tavolozza di Van Gogh si schiarisce moltissimo. Il pittore non riesce ancora a vendere quadri, ma li scambia con altri artisti. Conosce pittori, alcuni più giovani di lui, che faranno la storia dell'arte, tra questi Toulouse-Lautrec e Degas, i principali impressionisti come Monet, Renoir, Pissarro, Sisley e ancora i puntinisti Seurat, Signac e infine nell'inverno dell'86 Gauguin. Tra tutte queste personalità Van Gogh stringe una intensa amicizia con Signac, con il quale nella primavera del 1887 inizia a lavorare fianco a fianco ed ecco spiegato lo stile tipicamente puntinista dell'autoritratto che vediamo nell'immagine, ora conservato all'Istituto d'Arte di Chicago. Già da questo autoritratto, che risale appunto alla primavera del 1887, comprendiamo come il pittore fosse influenzato dall'impressionismo e qui ancor di più dal post-impressionismo. Notiamo la tecnica a puntini che si alterna a quella della giusta posizione di linee, di piccoli segmenti di colore puro. Ma qui, cosa che non vedremo mai in Signac o in Seurat, accanto alla tecnica puntinista troviamo la carica espressiva, la capacità di tradurre contenuti emotivi attraverso la pennellata, aspetto che rappresenterà la qualità più grande del Van Gogh maturo. Nel video vi presenterò una carrellata di dipinti che ci mostrano la collina di Montmartre, posta vicino all'appartamento che Vincent condivise in Rue Lepic con il fratello Theo nei 2 anni parigini. Questa breve rassegna si chiuderà proprio con il dipinto Scena di strada a Montmartre, che è quello che andrà all'asta. I mulini che dominano la collina risalgono al 600 ed erano addirittura 14. Nell'Ottocento ne erano rimasti solo due, il più piccolo chiamato il Moulin Radet ed il più grande il Moulin Blutfin.
Nel 1865 ne sorgerà anche un terzo, poco lontano, che vedremo in alcuni dipinti. In quest'area sorse dapprima un punto di ristoro, dove i proprietari, una famiglia di mugnai, offriva agli ospiti delle gallette di segale insieme al latte. Lo spazio prese poi il nome di Moulin de la Galette e si trasformò in bar-ristorante con annessa sala da ballo nei giorni festivi, diventando molto di moda sul finire dell'Ottocento. La foto che vedete risale al 1885, quindi all'anno precedente l'arrivo di Van Gogh a Parigi, e ci dà un'idea di come si presentasse l'ingresso del locale all'epoca. Grazie a questa piantina possiamo farci un'idea della collina di Montmartre e dei luoghi che andremo a scoprire attraverso i dipinti. Possiamo trovare, partendo da sinistra e andando verso destra, intanto la posizione della casa in Rue Le Pic, dove il pittore viveva con il fratello. Poi possiamo vedere il posizionamento del locale Moulin de la Galette con i due mulini storici, il Blutfin e il Radet. A seguire vediamo il punto dove si trovava il Moulin Poivre, che è quello rappresentato nel quadro che andrà all'asta. Infine, sulla destra, vediamo la Basilica del Sacro Cuore, i cui lavori erano partiti solo nel 1875 e che verrà completata solo nel 1914. Il primo dipinto che vi mostro risale all'autunno del 1886 e rappresenta una veduta dell'ingresso del locale con l'insegna. Il mulino che vediamo è il Moulin Radet. La tavolozza qui è ancora cupa, complice anche la stagione autunnale, ma notiamo come il pittore renda la strada attraverso una pennellata molto spessa e materica. Il secondo dipinto che vi presento è uno tra i miei preferiti di questa serie e risale sempre all'autunno del 1886. Rispetto al precedente, la tavolozza è molto più ricca e lo stile è vario. In alcune parti del dipinto prevale un tratto calligrafico che mi fa pensare ad una influenza giapponese. Van Gogh era un grande appassionato di stampe giapponesi, sin dal tempo di Anversa, dove ne acquistò diverse per abbellire la propria casa. Se osserviamo il muretto, notiamo non solo una tavolozza molto ricca, ma anche un preciso lavoro grafico per definire i singoli mattoncini o pietre che compongono la struttura. Anche i rami degli alberi sono tratteggiati uno ad uno con sottili linee. A questa cura si affianca una stesura più materica nella resa del terreno, dove lavora il contadino, ed anche nel cielo, che in qualche modo anticipa i tumulti pittorici degli anni successivi. Il mulino che vediamo è il Moulin Poivre, spostato rispetto agli altri due e che vedremo anche nel dipinto che andrà all'asta. Il terzo dipinto, datato 1886, che vi mostro, è molto particolare. Ci presenta la scalinata che porta verso il Moulin Blutfin con la bandiera tricolore francese. Il tratto di Van Gogh è molto rapido ed assume un forte carattere espressionista. Vediamo diverse figure umane non caratterizzate che sono dei meri grumi di colore. I colori della stagione autunnale e della struttura sono affiancati agli abiti sgargianti dei parigini, che il pittore sembra quasi voler enfatizzare in modo innaturale. Ho approfondito la storia di questo dipinto, che come dicevo è abbastanza anomalo, ed ho scoperto che è stato autenticato come opera di Van Gogh solo recentemente, nel 2010, ma da una fonte autorevole, il Museo Van Gogh di Amsterdam, che pur riconoscendone la tipicità lo considera come opera autografa riconducibile ad altre del periodo. Lascio a voi ulteriori valutazioni. Una cosa è certa, nel periodo trascorso a Parigi il pittore cambia spesso registro e risente delle influenze dei numerosi pittori che frequentava, tutte personalità di spicco che evidentemente lo portavano a sperimentare di continuo. Questo dipinto conferma quello che stavo dicendo, è datato febbraio-marzo 1887 e ci mostra gli orti alle pendici della collinetta con i due mulini. L'aspetto che colpisce è la tecnica puntinista adottata per rappresentare i campi. Il dipinto è molto sereno e quasi sussurrato, come se il pittore stesse prendendo confidenza con la nuova tecnica che stava sperimentando. Il quadro è firmato in basso a sinistra. Questo dipinto, che viene datato marzo 1887, riesce a darci un'idea complessiva della collina dove erano posti i mulini ed il locale.
Il mulino che vediamo alla sommità è il Moulin Blutfin, che di solito viene dipinto da Van Gogh con una bandiera francese. Notiamo di fianco al mulino una terrazza rialzata in legno, che era stata costruita come punto di osservazione del panorama della città. Il secondo mulino che vediamo in lontananza è invece il Moulin Radet. Prima della recinzione del locale si estendono i campi fioriti di inizio primavera. Qui non vediamo traccia della tecnica puntinista. Appena prima della recinzione, sulla sinistra, mi pare di intravedere un personaggio di spalle con il cavalletto. È possibile quindi che Van Gogh fosse in compagnia di un collega per questa ascensione en plein air. Questa è un'altra veduta della collina di Montmartre con gli orti. L'opera è datata 1887, ma questa volta nel periodo giugno-luglio. Qui vediamo un passo in avanti deciso nella metabolizzazione della tecnica divisionista e possiamo iniziare ad intravedere quelle linee di forza, quei flussi di energia che percorreranno le opere del periodo successivo, quelle realizzate in Provenza. Il tratto è comunque ancora composto e la stesura appare poco materica. E veniamo all'ultimo dipinto della rassegna, e che è proprio quello che verrà messo all'asta il 25 marzo 2021. L'opera viene datata tra la fine di febbraio e l'inizio di aprile del 1887, anche se l'atmosfera mi pare decisamente più invernale che primaverile. Considerando anche che non c'è traccia di puntinismo, collocherei l'opera nell'inverno, ad inizio del 1887. Il mulino che vediamo non è uno dei due storici che sorgevano all'interno del locale, il Moulin de la Galette. Questo è il Moulin à Poivre, un mulino a vento costruito intorno al 1865, sempre sulla collina di Montmartre, e distrutto nel 1911. In lontananza vediamo un altro mulino, uno dei due storici che appunto erano all'interno del locale. La stesura pittorica è soprattutto calligrafica e pacata. Qui mi pare di intravedere un certo influsso da parte di Toulouse-Lautrec. I due artisti frequentarono entrambi, proprio a cavallo tra l'86 e l'87, la scuola libera di Fernand Cormon a Parigi e lo stesso Toulouse-Lautrec ritrasse Van Gogh di profilo seduto al bar all'inizio del 1887. Vediamo nell'immagine il bellissimo pastello. Nel corso del video vi ho mostrato quindi una serie di dipinti realizzati da Van Gogh nel periodo di Parigi. Come abbiamo visto, la tecnica del pittore è cambiata moltissimo ed è quindi difficile anche collocare temporalmente le opere. Questo sarà compito degli storici dell'arte che dovranno dare una corretta cronologia. Quello che posso dire da appassionato è che secondo me Van Gogh ha avuto delle accelerazioni lanciandosi in sperimentazioni, anche sollecitato dalla vicinanza con altri pittori, e poi ha avuto invece momenti in cui si è fermato ed è tornato indietro. Questo movimento avanti e indietro di Van Gogh in questo periodo rende veramente difficile collocare tutte le opere. Spero che abbiate gradito il video, nel caso mettete mi piace, iscrivetevi al canale, fatemi sapere nei commenti cosa pensate del periodo parigino di Van Gogh e dell'opera che andrà all'asta. E io vi aspetto al prossimo video e vi ringrazio per la visione.